Davvero pensavate di sapere come si fa il gelato? Anche come si fa in Vietnam? Buongiorno ragazzi, benvenuti in questo nuovo video da un taxi di Huey, con il quale ci stiamo spostando per andare a prendere l'ennesimo pullman per Hoi An. Il taxi ci ha mollato. Sapete qual è la cosa più bella di viaggiare in Asia, per la quale Franci si impanica da matti? Voi dovete prenotare un pullman, pagate il pullman probabilmente al vostro ostello, che vi dà un pezzo di carta e vi dice: domani mattina fatevi trovare in questo punto qua. E voi con un pezzo di carta della pizza siete in un punto a caso della città dove non c'è una fermata del pullman, non c'è niente di niente, sperando che arrivi un fantomatico bus a prendervi. E nel frattempo Franci è disperata. Ma voi non preoccupatevi, arriverà un pullman. E quindi abbandoniamo la ridente Huey. E un po' mi spiace, perché secondo me sullo street food avrebbe potuto ancora regalarci tanto. Abbiamo provato davvero poco, però vabbè, il tempo che avevamo a disposizione era quello. Mentre da un punto di vista di cose da fare, da vedere, abbiamo visto il Palazzo Reale. Onestamente vi dico la verità ragazzi, non mi ha fatto impazzire. E vabbè, direte voi, ma tu sei ignorante come una scarpa. Vero, però abbiamo visto delle cose analoghe in Indonesia, Thailandia e anche Giappone, che secondo me erano molto più belle e tenute meglio. Detto questo, stamattina parlate solo con me, perché come vedete Franci non ce la può fare. Cioè non ce la può fare neanche a venire a salutarvi, a parlarvi, perché è presa malissimo dal fatto che non sta arrivando il pullman. E quindi per ammazzare il tempo vi comprate un pacco di Oreo e si vola. Chiaramente dovete mangiarli sempre in maniera un po' disdegnata del fatto che il pullman non sia ancora arrivato. Ma alla fine vedete che il vostro lussuosissimo pullman arriva! Perché siete sempre malfidenti? Colazione improvvisata dei campioni dal pulmino di mio cugino, con le cose di fortuna che abbiamo rimediato in questi giorni. Quindi ci hanno regalato del riso istantaneo liofilizzato. In mano hai questi panini dolci. Non sono malaccissimo. Ma c'hanno delle gocce di rugiada. Poi ci sono gli evergreen Oreo e l'acqua, che forse è la fonte di sostentamento più utile. Ma che volete di più dalla vacanza? Cioè, quando dite: ah, ma io voglio fare la vacanza vera con le persone vere, questa è la vacanza vera. Adesso probabilmente caricheranno sopra galline e maiali. Vediamo cosa succede nel tragitto. Ah, ma stavamo protestando per nulla. Ragazzi, ma ci si sposta, si fa l'upgrade di classe adesso. E venite di nuovo catapultati nello sleeping bus, anche se si tratta solo di 3 ore e anche se non siamo di notte. Franci di qua, Giano di qua, poi di là. It's the fire in the rain. It's the smile within the pain. It's the logic but insane. Cannot know from where it came. Il nostro pullman è un corriere di qualsiasi tipo di pacco, le persone sono degli accessori. Come va Gianni? Io sono un pacco. Siamo arrivati? Bene, siamo stati scaricati a Hoi An. Forse a sto giro ci va un po' più di culo perché non siamo così lontani dalla meta, possiamo andare a piedi. Allora, primo impatto su Hoi An. Sembra uguale a tutte le altre. Esatto, sembra di non essersi mai mossi. Il minimo comune denominatore più grande direi che sono sempre questi 40 gradi percepiti. It's the way you cross the floor before you head on out the door. Ragazzi, che bella è la frutta asiatica. Ti aprono il cocco e te lo fanno bere tipo bibita, oppure te lo scavano e te lo danno nel suo sacchettino con la sua acquetta di cocco, come ha fatto la signora. Io voglio fare come ha fatto la signora. Adesso ci mettiamo un bel pesce dentro, sacchettino delle giostre. Thank you. 50, ok, sembra un po' tantino 50, Siamo arrivati nel nostro homestay. Cioè pensavamo fosse un ostello, in realtà siamo proprio in casa della gente. Siamo passati in mezzo al loro soggiorno, alla loro cucina. Adesso ci siamo saliti al piano di sopra, dove credo abbiano le stanze per i turisti. E questa qua è la nostra stanza. Ah dai, carina. Plastic free.
Ragazzi, lo ripeto per l'ennesima volta, non vi fate fregare come fanno Giano e Franci, perché il tizio del cocco ce l'ha fatto pagare 50.000 dong, che voi direte, vabbè, stai a parlare di 2,5 euro, ma non è per i 2,5 euro, ma è per il fatto che la signora prima di noi, che ha preso la stessa cosa, era d'accordo con lui. Vive. Non posso lamentarmi di questo scam? No. La signora era d'accordo con lui, ha preso la stessa cosa, ha pagato con 50 prima di noi e non si è fatta dare il resto. Poi quando noi siamo andati via ho notato che il tizio ha dato il resto alla signora, quindi vuol dire che il nostro prezzo era prezzo turistico. Mi raccomando, chiedete sempre prima il prezzo. Detto che poi se vi scammano ci avete perso 2 euro, però è una questione di principio. È una questione di principio. Sembra di mangiare Una seppia. Esatto. Però è piacevole il sacchettino mangia e bevi. Ma che gentile la signora. Ci sono anche le patatine. Ci ha portato un vassoietto di benvenuto. We are here. There are a few ways to the old town. Straight, left, right. You will see the first traffic light. Straight, you will see the second traffic light. Lasciato il nostro homestay, ci dirigiamo verso Yan e soprattutto ci dirigiamo alla scoperta di un po' di street food locale, perché ogni città ha i suoi piatti, ragazzi. Innanzitutto una notizia, sono molto soddisfatto del posto dove dormiamo, che ho scelto io, perché la signora è super gentile, ci ha spiegato un botto di roba, di fare attenzione che qui ti scammano abbastanza, infatti ne abbiamo già avuto una prova. Ci ha detto la signora che quel cocco costava 25, quindi ci hanno fatto pagare esattamente il doppio. Insomma, è stata veramente brava. Vi mettiamo comunque in descrizione il posto dove dormiamo, come sempre. Franci, ci pensi tu? Yes. Ci stiamo apprestando ad assaggiare un piatto tipico di Hoi An che si chiama Khao Lau. Questo è un posto consigliatoci dalla signora e si vede perché è pieno di gente, c'è la coda e sono tutti vietnamiti. Mix everything together. Ok. Che cos'è il Khao Lau? È una ciotola di noodles caldi, non particolarmente brodosi. C'è dentro della carne, credo di maiale se non erro, della verdura, delle chips, adesso vi dirò di che cosa. Si può aggiungere poi un po' di condimenti tipo aceto, soia, eccetera. Qui ne sfornano a manetta, fanno solo questo. A vederlo sembra buonissimo, basta così, inizio a mangiare. Giano è super felice. Sì, sono gasatissimo, è il motivo per cui sono venuto in Vietnam. Zitti tutti, tocca a me. Prima si mischia. Prima si mischia perché sotto c'è un po' di condimento. In pratica si sono divise il lavoro in 2 fasi. Prima la ragazza che mette i noodles al caldo, ci aggiunge la soia, la carne, l'insalata, e poi c'è l'altra ragazza che aggiunge i condimenti finali e poi ve lo serve. I noodles belli spessi, un po' brodosi, non sono completamente asciutti. C'è l'inconfondibile coriandolo che ci accompagna per tutta la vacanza. Qui il coriandolo lo usano ma non è super invasivo, ne mettono un pochetto. Che buoni questi noodles. Sono piccanti. Il maiale è super grasso. Bene. Ci si asciuga con i fogli di carta. Un foglio di carta? Sì. Ci aggiungiamo anche un cicinin di aceto e un cicinin di salsa di soia. Bene, molto soddisfatti. Un Khao Lau costa 30.000, prezzo super onesto. Posto consigliato, passateci. Lo trovate in descrizione, devo dirvelo tutte le volte. Prossima meta, andiamo a provare i White Rose, che sono tipo... Vabbè, adesso lo vedete cosa sono. Siamo arrivati, tappa numero 2. Dicevamo, cosa sono i White Rose? Ovviamente White Rose è il nome straniero, il nome originale, Franci, è? Ban bao ban bak. E quindi sono queste rosette con i gamberi fatte con la pasta di riso. Secondo me assomigliano molto a quelle che abbiamo mangiato da noi, ma la signora che ci ha consigliato questo posto ci ha detto no, da noi ci sono quelle finte, le uniche originali sono qui ad Hoi An. E io non ho osato contraddirla. Quindi anche in Vietnam ci sono le fazioni da una città all'altra. Ma non avevo visto che ci sono le signore che li stanno preparando. Andiamo subito a fare un'incursione. It's the silence of the room, the way you turn before you bloom, another shadow for the blind. I think I'm gonna lose my mind, although I'm running up a hill. Sono arrivati i nostri fagottini, non vedo l'ora di provarli, da pucciare in questa salsina che sa di pesce. Non aggiungo altro, li assaggio. Quindi c'è una specie di palletta on top di carne. E queste cose che vedete sopra sono scalogni fritti. Pucciatina, senza esagerare perché è una salsina di pesce.
Che buoni. Ricordano vagamente quelli di Hanoi, però aveva ragione la signora, sono diversi. La pasta esterna innanzitutto è più spessa, l'interno è di gamberi ed è fondamentale cuciarli nella salsa di pesce che gli dà sapidità, acidità e gli dà un sacco di gusto in più. Vado avanti, ci vado più pesante con la salsa, ti dirò. Stiamo per provare una cosa nuova che è il bambeo, steamed rice cake with shrimp paste and crunch croutons. Siccome la signora li sta facendo sul momento e sono anche piccolini e graziosi, perché non prenderne uno? Mi siedo sui gradini, non avevo voglia di prendermi una cosa gigante di sta roba qua, ma è perfetto, la signora fa il formato mini che costa 5.000 dong, che equivale al nulla, perché non provarlo? Ah, vedi la roba bianca che dicevi sta sotto. Esatto. È una roba di pasta di riso, non so se sia piccante, non so niente, via. Ma sì, è piccante, è croccante perché questi crouton lo rendono tale. La pasta di riso in questa forma non me l'avevano mai servita. È una tortina di pasta di riso che ti devi spezzare col cucchiaino. Ma è molto buona, ci sta, vuoi assaggiare? Sì. Come spuntino non è per niente male, vero? Ho beccato un pezzo di peperoncino, molto buono. Il quartiere vecchio di Hoi An è bellissimo. Strizza un po' l'occhio al turismo, ma questo era inevitabile. Però è davvero molto molto piacevole stare qua. E la ragazza fa... Ah, questi sono quelli dolci, ne posso prendere uno? Sì. Sì. Oh, questi mi piacciono un sacco, ragazzi. Thank you. Franci è felice. C'ha il suo biscottino. Era più buono quello di Hanoi, perché questo quando lo mordi c'hai tutto il grasso in bocca. Vuoi andare a lamentarti con la bambina? Non è cotto in un grasso di qualità. What's the name? Sweet potato. Sweet potato, ok. Coconut? No? Yeah, with the Coconut? inside. And bean. Ah, bean, ok. Tra l'altro ha un profumo buonissimo. È un assemblaggio di 3 elementi che non sembrano apparentemente così ben assortiti fra loro. Ma assaggiamolo. 90% è patata. Il fatto che sia patata dolce unita al fatto che ci sia il cocco lo rende abbastanza gradevole. Nota negativa, fai fatica a finirlo, è un po' troppo pastoso, ma Franci mi aiuterà. Per Franci è un no. Can't remember where I've been. I don't know where I should begin. I don't know where I should begin. Abbiamo preso del tofu cagliato. Ah, non era panna cotta quella lì? Questo mi aspetto che sia cocco. E come si chiama? Tao po o tao po. Il bordo della ciotola è freddo per via del ghiaccio, ma il fondo è bollente, perché il tofu evidentemente stava al caldo. È una panna cotta che non sa di panna. Ha la consistenza della panna cotta, Più delicata. è dolciastro, non sembrerebbe neanche tofu al gusto. Detto che il tofu non è che abbia tutto sto gusto, eh. Davvero pensavate di sapere come si fa il gelato? Anche come si fa in Vietnam? Da quanto abbiamo capito non deve essere né troppo caldo né troppo freddo, quindi lo spalma, ma poi deve tenerlo un tempo giusto, se no non riesce più a toglierlo. Dite la verità che pensavate di averle viste tutte sul gelato, e invece no, la classica preparazione vietnamita, che mi è finita sui pantaloni. Comunque si fanno un discreto culo a fare il gelato così, eh. Cioè lui era sudato fracico. Buono! Mica, ma Franci non gli va mai bene un cazzo. È buono, è un buon gelato, dai, cos'è? Allora, considerando le condizioni in cui lavorano qui e il culo che si è fatto, gli ingredienti che puoi trovare in Vietnam per fare il gelato, secondo me è un buon gelato. Tra l'altro fatto con la frutta fresca, perché l'ha fatto con la banana, perché gli altri gusti probabilmente li faceva con gli sciroppi. Quindi io ho detto, zio, te lo compro, però fammelo con un frutto vero. Hoi An è la città che mi sta piacendo più finora di tutte quelle viste in Vietnam. Una cittadina a misura di street food. Sì, passeggiatine, street food. Sarà anche per quello che è la più turistica secondo me fino adesso.
Aggiornamento relativo al buco nella mia scarpa. Si sta allargando giorno dopo giorno, ma oggi ho messo le calze arancioni e quindi si vede meno. Oggi stiamo mangiando un quantitativo di vaccate senza senso e le compriamo anche. Abbiamo comprato queste noccioline che sono al caramello salato. Ne assaggio una per vedere se mi hanno dato quelle giuste. Ah, ecco, me le ha chiuse. Ma secondo te si possono aprire o no? E praticamente le fanno là dentro. E a sto punto hai fatto 30, fai 31 e ti prendi un succo alla canna da zucchero. Sugar cane juice. Che buono! Sì, perché ha un retrogusto tipo di ananas, anche vagamente di limone. Cioè non è zucchero, ha un gusto. Sa di arancia, mandarino, quella famiglia lì, lontanamente. È super dolce, cioè sembra che ci abbiano messo una svalangata di zucchero dentro, invece è dolce di suo. Non per niente dalla canna da zucchero si estrae lo zucchero. È molto buono, è rinfrescante, ma la cosa pazzesca è che a vedere i bastoni di canna da zucchero lì dove c'era la signora, non ti danno la sensazione che ci si possa estrarre del succo, cioè sembrano delle robe legnose senza acqua, e invece esce questa bontà. 20.000 euro ben spesi. 20.000 euro, minchia, la canna da 20.000 zucchero euro. si sta estinguendo, per cui costa quello che costa. Sì, lo so che si impara da piccoli che lo zucchero si ricava dalla canna da zucchero, ma quanti di noi hanno poi esperienza vera con la canna da zucchero, quella vera? È abbastanza sorprendente, devo dire. Se mi avessero dato da bere quella cosa senza dirmi cosa fosse, avrei detto che era un qualche succo di qualche frutto allungato con acqua e con diverse svrangate di zucchero al suo interno. Inizia questa situazione qua: lanterne illuminate a pioggia su tutte le barchette qua nel fiume. It's far too many of us here. A crowded planet full of fear. It's not the way it's meant to be. We should be happy living free. Although I'm running up a hill, I feel I'm always standing still. Can't remember where I've been. I don't know where I should begin. E a questo punto, visto che siamo presi bene, perché non anche un gelato al durian? Ve lo ricordate il durian? L'odore disgustoso del durian non lo avverto. Ah no, un po' si sente, perché qua comunque siamo circondati da 1000 odori, stanno grigliando la qualunque. Sa esattamente di quello di cui mi ricordavo sapesse il durian, cioè fruttoso ma anche lattoso. Il fastidio è più dettato dall'odore che non dal sapore. Il sapore non dà fastidio, anzi è un buon sapore. Il fatto che sia ghiacciato però fa sì che l'odore si senta meno rispetto a quando era a 80 gradi in Thailandia. Più buono la versione gelato, mi piace. Il fin di bocca si sente troppo l'odore. Quando si deglutisce voi sentite un odore, quello si chiama fin di bocca e sa di durian. E ce l'hai sui baffi già, no? Qua, sei sullo sporco, ok. Ecco, ma visto che mi parli del fin di bocca, vogliamo anche parlare della grana del perlage? Ho comprato una borsettina per 150, prima era 200, poi lei è scesa a 170, allora io le ho detto 150. Si poteva mica fare a meno di comprare una fantastica borsa vietnamita. Ma voglio una tazza. Vi ricordavate quando dicevamo che siamo in bassa stagione ed è un po' un problema perché sembrerebbe non esserci nessuno? Ecco, non è più un problema. Sono tutti qua, sono tutti a Hoi An. Sì, quello era un altarino. Quelle sono automobili in moto con nessuno dentro. Presumiamo che le stiano benedicendo o qualcosa di simile. La giornata di oggi è stata bella cicciosa. Speriamo sempre più di quella precedente e meno della successiva. Buonanotte! Vorrei andarmene via, ma c'è lui lì dietro, quello vestito d'azzurro, che secondo me da un momento all'altro arriva a fare delle cose fighissime e devo assolutamente vedere che cosa fa.